Ci sono match che valgono più di un titolo, ci sono rivalità che non finiscono quando suona la campana. E poi c'è Saori Anou vs Starlight Kid a Sapporo Rendezvous 2025. Due destini che si rincorrono, due carriere segnate dallo stesso titolo, dallo stesso palcoscenico, dallo stesso giorno maledetto di un anno fa. Oggi non è solo una difesa titolata, è una resa dei conti, è una corsa disperata per non essere dimenticata. È la partita della vita di Saori Anou e l'occasione per Starlight Kid di dimostrare a tutto il mondo che nessuna è pronta a toglierle la corona. Se pensate di sapere come andrà a finire, vi sbagliate di grosso. Per Saori Anou Sapporo Rendezvous è un qualcosa che rievoca ricordi tristi. Sì, perché lo scorso anno, proprio in questo evento, la lottatrice di Cosmic Angels aveva perso la White Belt contro Natsupoi, amica di mille battaglie. Un anno dopo Saori si ritrova a competere contro Starlight Kid in quello che può essere il match della rinascita per una wrestler che, da quando è approdata in Stardom, ha sempre garantito ottime performance. Saori Anou era arrivata in Stardom nel 2023 per allearsi con Natsupoi e Kairi, che a quei tempi avevano deciso di contrapporsi al dominio delle Prominence, detentrici degli Artist of Stardom Titles e dominatrici di quella divisione. Arrivò infatti la sfida titolata All Star Grand Kingdom, dove Saori e compagni riuscirono a strappare i titoli alle Prominence, ma il loro regno durò poco più di un mese, poiché persero subito le cinture contro il trio formato da Giulia, Mai Sakurai e Tekla. A quel punto Kairi si defilò dal gruppo, anche perché da lì a poco avrebbe fatto il suo ritorno in WWE, mentre Saori Anou e Natsupoi continuarono a far coppia. Fu allora che Tam Nakano, leader di Cosmic Angels, convinse poco a poco Saori a unirsi ufficialmente alla unit. Qualche mese più tardi arrivarono anche i Goddess of Stardom Titles a premiare la loro alchimia e il loro talento come duo, quando il 13 agosto sconfissero Rose Gold, team composto da Mina Shirakawa e Mariah May. Purtroppo il loro regno avrebbe avuto una fine non all'altezza del loro nome, perché a fine 2023 le due ragazze lasciarono vacanti le cinture a causa di un infortunio che colpì Natsupoi. Saori Anou però non si diede per vinta e iniziò una carriera in singolo. Questo la portò a sfidare Mirai a Dream Kingdom in un match valevole per il Wonder of Stardom Championship. Saori riuscì a sconfiggere Mirai e a conquistare il titolo per la prima volta in carriera, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. Dopo 176 giorni e 3 difese, Saori Anou perse a sorpresa la White Belt contro Mika Iwata il 22 giugno 2024 a The Conversion. Tuttavia il regno di Mika Iwata durò solo 23 giorni perché perse il titolo a un evento della Sendai Girls Pro Wrestling proprio contro Saori Anou, che tornò così campionessa, anche se per pochissimo tempo. Sì, perché il secondo regno di Saori Anou durò soltanto 12 giorni, diventando il meno longevo nella storia del Wonder of Stardom Championship. Come detto all'inizio, Saori perse la cintura contro Natsupoi a Sapporo Rendezvous 2024. Ora, dopo esattamente un anno da quel fatidico giorno, Saori Anou avrà l'opportunità di conquistare la White Belt per la terza volta, ma l'ostacolo chiamato Starlight Kid ha intenzioni ben diverse. SLK è diventata Wonder of Stardom Champion a Dream Kingdom lo scorso dicembre, sconfiggendo proprio quella Natsupoi che aveva rubato la cintura a Saori Anou, come abbiamo raccontato poc'anzi. Starlight Kid ha raggiunto quel titolo dopo una carriera direi decennale e dopo aver affrontato una lunga gavetta di tutto rispetto, passando prima per Stars, dove
faceva coppia con Mayu Iwatani nel duo noto come MK Sisters, per poi diventare heel nel 2021 unendosi a Edo Tai. Successivamente ha costruito Neo Genesis, una stable tutta sua, nata esattamente a Sapporo Rendezvous 2024. Ancora una volta quindi questo evento è andato a segnare la storia di quelle lottatrici che oggi si trovano a battagliare per la White Belt. Da quel momento SLK è diventata la vera e propria top face della compagnia, un ruolo che l'ha portata a conquistare il Wonder of Stardom Championship e a difenderlo successivamente in grandi scontri. Tra questi spiccano quello contro Rina a Path of Thunder e la leggendaria battaglia contro Azumi a All Star Grand Kingdom 2025. Un regno, quello di SLK, che sta portando la White Belt verso nuove vette e che Saori Anou ha tutta l'intenzione di fermare. In realtà, inizialmente Saori era restia ad accettare questa sfida, sì, perché dopo il Star Grand Kingdom e la spettacolare vittoria contro Azumi, SLK aveva un po' rallentato i ritmi, concentrandosi maggiormente sulla difesa degli Artist of Stardom Titles. Una volta completata con successo questa missione, Starlight Kid ha deciso che era tempo di tornare a far brillare la White Belt, scegliendo Saori come avversaria, sapendo che lei era quella giusta per regalare ai fan un match epico. Saori Anou però non sembrava molto interessata a ciò, forse perché non si sentiva pronta o forse perché non credeva di essere davvero meritevole di tale opportunità. Fatto sta che le continue lusinghe di Starlight Kid convinsero comunque Saori Anou ad accettare questa sfida, che venne ufficializzata nello show del 6 luglio. Come abbiamo visto, questo match racchiude in sé un passato in comune con le due lottatrici e con il Wonder of Stardom Titles a intrecciarsi tra loro. Un passato che ora torna prepotentemente nel presente di Saori Anou, che probabilmente è quella con più da perdere. Sì, perché è chiaro che ad oggi SLK resta la favorita per portarsi a casa la vittoria, ma anche se così non fosse, se SLK dovesse perdere il titolo, potrebbe ripiegare sulla conquista del 5-Star Grand Prix. Anzi, se davvero Starlight Kid dovesse perdere la White Belt, diventerebbe di diritto la favorita numero 1 per la vittoria del torneo. Quindi, in ogni caso, il futuro di Starlight Kid sembrerebbe essere al sicuro. Discorso diverso e tutt'altro che semplice per Saori, perché una sconfitta la catapulterebbe indietro nelle gerarchie e, con tutte le ragazze affamate presenti in Stardom, pensare di poter ambire nell'immediato a un rematch o comunque a una nuova opportunità non è così semplice come possa sembrare, anche se il tuo nome è Saori Anou. Il mio pronostico va comunque in favore di Starlight Kid, anche perché mi sembra piuttosto sensato far continuare il regno di colei che oggi è a tutti gli effetti la top face della Stardom. Una sua sconfitta ora non avrebbe molto senso, a meno che non si voglia liberarla dalla White Belt per farle poi vincere il 5-Star Grand Prix. Uno scenario tutt'altro che fantasioso in realtà, su cui SLK e la Stardom possono puntare per creare, magari, chi in futuro potrebbe strappare la Red Belt a Saya Kamitani. Una Saya Kamitani che difenderà il titolo contro Natsupoi, di cui discuteremo insieme nel video in uscita sabato 19 luglio. Prima di salutarvi vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel fantastico mondo del wrestling femminile.
con articoli dedicati alle vostre atlete preferite, news, rumors e molto altro. A Sapporo Rendezvous però non ci saranno in palio soltanto le cinture più importanti, no! Ci sarà in palio anche il Future of Stardom Championship, un match che vedrà contrapposte Ina e Sayaka Kurara, di cui ho discusso nel video che trovate qui alla mia destra. Se non lo avete ancora visto, dategli un'occhiata. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pizzico di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore e alla prossima! Bye poi!